Good morning, how are you? Io sono Enzo. Bene, oggi andremo a fare un piatto molto semplice, veloce, per i tempi moderni, ma nel contesto mantenendo sempre la sapidità, i sapori, perché è importante tanto sentire i gusti e i sapori. È una propria vera mediterraneità, è un piatto siciliano, in particolare trapanese, un pesto alla trapanese con una pasta, in questo caso utilizziamo una pasta integrale di grano duro, ok? Bene, questo è un pesto, è un sugo di pesto alla trapanese. I genovesi, quando passavano, rientravano dai loro commerci con i paesi dell'Oriente, si fermavano a Trapani, hanno fatto conoscere ai trapanesi il loro pesto alla genovese. I trapanesi, giustamente, l'hanno modificato, aggiungendo il pistacchio, aggiungendo le mandorle, aggiungendo i pomodorini, il datterino, il pachino. Gli ingredienti sono questi: basilico, olio extravergine di oliva, mandorle, pistacchi, datterini, capperi di pantelleria e peperoncino per chi piace. Al termine mettiamo una bella grattugiata di pecorino, in questo caso un pecorino abruzzese che questo chiamiamola così, è un pesto alla trapanese by Enzo, pesto alla trapanese by Enzo, ok? Bene. Olio extravergine di oliva, abbondante. Qui andiamo a cucinare un 200-300 grammi di pasta, 100 grammi di olio, 150 grammi di olio. Non ci sono. Poi inseriamo all'interno il basilico che abbiamo in precedenza lavato, ben lavato, ok? Mettiamo il basilico, le foglie del basilico. Bene, ora andiamo a frullare il basilico all'interno con l'olio, ok? Potremmo anche triturarlo a mano il basilico per non far perdere certe caratteristiche, ma qui è un piatto, come ripeto, molto veloce, quindi deve essere speedy, veloce, per i tempi moderni, è un piatto per i tempi moderni, ok? Frullato, perfetto. Aggiungiamo i pistacchi, a piacere, a volontà. A me piacciono tanto i pistacchi, quindi io ne metto abbondanti di pistacchi. Viva il pistacchio di Bronte siciliano, ok? Come potete vedere, le mie terrine sono siciliane, vedete? Perché questi miei viaggi in Sicilia mi sono portato queste cose, perché bisogna non solo guardare la ricetta in sé per sé, ma bisogna anche guardare e osservare con gli occhi, quindi ok, poi aggiungiamo le mandorle, sempre a piacere, ok? Io ne metto abbastanza perché mi piacciono, quindi, e tritiamo anche, aggiungiamo altro olio deve essere abbondante perché essendo un pesto. Bene, poi aggiungiamo i capperi che andiamo a triturare successivamente. Ora prendiamo i nostri datterini e li andiamo a lavare, ok? Li laviamo per bene. Poi togliamo questa parte, la parte inferiore, perché comunque è una parte dura che non rovinerebbe, diciamo, la morbidità del sugo. Poi li andiamo a spaccare in due, così li mettiamo all'interno. Okay. Ora andremo a triturare il pachino. Ed amalgamiamo il tutto. Incredibile, il Mediterraneo.
Per chi piace può aggiungere un po' di peperoncino, di piccante. A me da buon abruzzese piace, quindi un pezzettino di peperoncino all'interno lo aggiungo e lo trituro all'interno. Ecco qua. Perfetto. Bene, ora andremo ad aggiungere il pecorino. In questo caso è un pecorino abruzzese della zona del lago di Campotosto e io quando vado in Abruzzo prendo il pecorino abruzzese. Però può essere utilizzato anche un altro pecorino, un buon pecorino romano, quindi la ricetta può essere, l'importante è che sia un buon pecorino, quindi anche un pecorino romano. Ok? Quindi andiamo ad aggiungere il pecorino all'interno grattugiato. Rimestoliamo di nuovo tutto, il pecorino insieme, ecco qui. E la nostra ricetta per il sugo è pronta. Ok? Bene. Ecco qui. Ecco qui. Il pesto alla trapanese. Vai Enzo! Vai Enzo! Bene, ora andiamo a mettere il nostro sugo, il nostro pesto alla trapanese all'interno di un terrino che poi servirà per condire la pasta, ok? Ecco qui. Guardate che spettacolo. Freschezza, mediterraneità, genuinità, semplicità. Possiamo utilizzare delle paste come gradiamo, di grano duro, in questo caso anche integrali. In questo caso io ho scelto a mio piacere, perché mi piace, queste trivelline di farro, lenticchie e quinoa. Ok. Sale, come avevo detto prima, a piacere, io ne metto pochissimo solo nella pasta, ecco qui, proprio un pochino, perché già è molto... Il tutto deve rimanere molto delicato, non deve essere né troppo salato né troppo, deve essere delicato. Ok. Ok, ci siamo. Ecco qua. Bene. Vedete la semplicità di questo piatto? Il piatto è pronto. Ecco qui. Per la mediterraneità aggiungiamo il tocco finale, il tocco magico e l'olio della mia campagna che io raccolgo. Ecco qui. Ok. Qui diamo l'ultimo condimento. Ok. E poi andiamo ad impiattare. A questo piatto io abbinerei un frappato rosato, vino tipico autoctono siciliano, di un vitigno autoctono siciliano che ho avuto modo di degustare in Cefalù. È un ottimo vino che si abbina e si sposa molto bene con questo piatto. Un tripudio di sapore. Buon appetito a tutti.